Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi andiamo a provare questo motosega a batteria, marca Ego, modello CS1600 con la catena o la lama lunga 40 cm. In Italia c'è molto scetticismo per quanto riguarda questi strumenti. Perché? Perché questo è un motosega a batteria. Quando si parla di batteria su queste strumentazioni che di solito richiedono potenza, noi italiani facciamo un pochettino fatica. Ed è per questo che oggi proverò per voi questo motosega, per vedere un po' se ne vale la pena. Prima di iniziare però vi darò delle specifiche tecniche, vi faccio vedere anche, o ve lo faccio vedere un po' anche da vicino, pochissimi secondi, dopodiché partiremo col primo test. Lo vedete questo bel tronco di noce? Devo tagliarne una fetta per un prossimo progetto. Quindi andremo a utilizzare subito questo motosega a batteria e andremo a vedere se fa effettivamente quello che dice. La pubblicità, o meglio su internet, si dice che questa è la marca migliore del mondo per questi strumenti a batteria. Vediamo un po' se fa quello che dice e se vale i soldi che costa. Detto questo, vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, vediamo qualche aspetto tecnico molto velocemente. Abbiamo detto la barra portacatene è lunga 40 cm, ovviamente il motosega è dotato di un sistema di autolubrificazione, la boccettina dell'olio ne contiene circa 150 ml, inoltre è dotato anche di un freno elettrico che ci protegge contro i contraccolpi. La cosa che forse ci interessa di più è la velocità della catena. Siamo intorno ai 13,5 metri al secondo, che non è veramente male. Ma poi dopo faremo anche una comparazione alla fine, quando avremo fatto tutti i test. Per quanto riguarda invece la batteria, che forse è quella che ci interessa di più, è una batteria da 56 volt, 2,5 Ah, il codice è BA1400E. È la più piccola della famiglia e costa circa 100 euro solo la batteria. Comunque adesso andiamo a fare il nostro test che sarà effettuato in 4 fasi. Inizieremo, come abbiamo detto, con lo stress test. Proveremo a fare un taglio trasversale su un tronco non facile, tra l'altro il taglio non fa, tagliare la legna così non è facile, comunque avrete modo di vederlo. Poi faremo un test di manovrabilità, un test della batteria e un test di ricarica. Alla fine ci rivediamo e vediamo di capire se veramente ne vale la pena di comprare un motosega a batteria oppure no. Iniziamo subito col primo test, cioè lo stress test. Ora facciamo un test di facilità di utilizzo. Utilizziamo come collaborazione della donna di casa che utilizzerà per la prima volta in vita sua un motosega. Vediamo un attimino se riesce a utilizzare questo motosega marchio Ego. Vai!
Signori, siamo arrivati a quota 100, questo è il 100°, ho preso il più grosso che avevamo. Vediamo un po' che cosa succede. Bene signori, siamo arrivati a questo è il 146esimo. Mi sa che mi si scarica prima la batteria della fotocamera che questa batteria. Come avete visto ancora 3 tacche e mo adesso vediamo fino a quanto dura. Bene signori, 177 tagli, si è bloccata al secondo su quel tronco che vedete di medie dimensioni che ha un diametro di circa 15-20 cm. Direi che si è comportata egregiamente. Tra l'altro, nota positiva, non ha perso potenza fino all'ultimo taglio, poi è deceduta dopo un onorato servizio di 177 tagli. In ore di lavoro contate che abbiamo lavorato circa 2 ore e riempiti quasi 2 carretti di quelli che vi ho fatto vedere di legna. Quindi direi che possiamo ritenerci super soddisfatti, contando anche che questa è la batteria più piccola che c'è. Bene signori, siamo arrivati al punto che dobbiamo tirare le somme. Qui vi ho messo i lati positivi e i lati negativi del motosega che ho trovato io e andiamo a spiegarli brevemente. Primo lato positivo, l'ambiente. E questo è un grande lato positivo. Bisogna sempre rispettare l'ambiente. L'ambiente va mantenuto. Ci viviamo noi all'interno della Terra. Quindi, batteria buono, benzina e combustibili fossili cattivo. Secondo, che collegato a questo, non ci sono gas di scarico. Ora noi andiamo nel bosco che dobbiamo far legna, o siamo nel nostro giardino che dobbiamo far legna, vogliamo respirare roba buona, bello pulito, il verde, e invece respiriamo il gas di scarico della motosega. Non è bello. Come terza lato positivo vi ho messo che non ci sono difficoltà di accensione. Ora, voi adesso penserete che io non sono capace. Possibile, ma proprio io accendere queste motoseghe a benzina faccio una fatica bestia. E poi non me lo venite a dire perché io so molto bene, ma lo sapete anche voi, che molti si sono fatti male con sto movimento a strattonare sta cordicella. Quarto, ma non meno importante, i costi di manutenzione sono molto più bassi. Ora, vi linkerò magari nella descrizione uno studio fatto dalla Ego che ci dice che sui 10 anni i costi tra acquisto e manutenzione sono del 50% in meno rispetto a una motosega a benzina. E questo è sicuramente vero perché ci sono meno parti che si spaccano. Però di costi poi parleremo più avanti, quindi lasciamo l'argomento in stand-by. Ora vediamo i lati negativi. Primo, batteria. La batteria può essere potente, e lo è, può avere una lunga durata, e sicuramente ce l'ha, ma è pur sempre una batteria e potrebbe abbandonarci. Ora, la soluzione sarebbe comprare una batteria più grande. Ci sono batterie più grandi. Io ho usato quella da 2,5 Ah, ne esistono da 5 e da 7,5 Ah. Quindi se avete bisogno di più durata, comprate una batteria più grande. Semplice. Secondo aspetto negativo. Purtroppo costa di più. Ma come abbiamo detto, la questione costi la lasciamo un attimino in stand-by perché ne parleremo alla fine. Terzo, il tempo di ricarica. Purtroppo ogni tanto bisogna fare una pausa. Come avete visto, 51 minuti per la batteria piccola. È vero che questo può essere ridotto quasi del 50%, comprando semplicemente il caricabatterie rapido. Arriviamo a 25-30 minuti. Quarto, che chiude il cerchio, è il peso. Perché questa motosega pesa 3,86 kg da sola, 1,2 la batteria piccola, arriviamo quasi a 5 kg. Se aumentiamo la capacità della batteria, ne aumentiamo anche il peso e aumentiamo ancora di più il peso di questa motosega. Quindi ragazzi, occhio, pensate bene a quello che dovete fare. Nel senso, quando acquistate la batteria, pensate ai lavori che dovete fare e dove li dovete fare.
prima di acquistare magari la batteria grande, che poi la motosega vi pesa di più. Anche perché adesso, per una questione di onestà, vi faccio vedere un motosega a benzina che, riguardo al peso, ha qualcosa da dire. Ecco il motosega di cui vi volevo parlare. Questo, come vedete, è un motosega a benzina della Makita e pesa solo 4,1 kg. Quindi è molto più leggero. È vero che bisogna aggiungere il peso della benzina che noi ci mettiamo dentro, però il concetto è che è molto più leggero, soprattutto quando incomincia a essere basso di benzina, rispetto alla nostra motosega a batteria. Ma come abbiamo visto, i lati positivi a mio avviso sono molto più di quelli negativi, però per onestà bisogna dirlo. Dato che ci siamo, avevamo detto che parlavamo anche dei costi. Come vedete, questa motosega della Makita, quindi noi stiamo parlando di prodotti professionali. Ora non mi commentate per cortesia, c'è la cineseria che costa 100 euro, perché qua stiamo parlando di prodotti professionali, non parliamo delle motoseghe che usiamo per tagliare i rametti nelle siepi. Qua si sta parlando di prodotti professionali, quindi la compariamo con un prodotto professionale. Però, come avete visto, il costo è più basso, anzi, come avete visto, adesso ve lo faccio vedere, perché questo è il costo direttamente dal sito della Ego della nostra motosega a batteria. Si parla di 299 euro contro i 223 di questa della Makita, quindi stiamo parlando di circa 75 euro in meno. Ora, come abbiamo visto prima, i lati positivi a mio avviso superano tanto i lati negativi, per cui sempre, secondo me, 70 euro in più ce li possiamo anche mettere, non morirà mica nessuno. Però adesso qualcuno potrebbe obiettare: ma tu non mi stai calcolando il costo della batteria e del caricabatterie. Vero, la batteria più piccola, più caricabatteria, andiamo a spendere intorno ai 150-170 euro in più. Quindi da 70 passiamo a 250. Quindi praticamente sembra che questa motosega ci costi il doppio. Ma non è così. Perché? Primo, perché batterie e caricabatterie noi non li possiamo usare solo con questa motosega, ma possiamo utilizzarli con tutti gli altri accessori, o meglio, altri attrezzi della Ego. Quindi batterie e caricabatterie si comprano una sola volta e basta. Ma anche ponendo il fatto che a noi ci servisse solo la motosega, ragazzi, abbiamo in mano il futuro. Quindi fate le vostre valutazioni, fate un po' quel che volete. A mio avviso conviene, se uno ne ha la possibilità, avere sempre in mano il prodotto migliore al momento migliore. E questo, a mio avviso, è la motosega migliore che voi potreste trovare su piazza. E poi, poniamo anche questa cosa: io vi ho preso una motosega molto economica, fascia pro, ma abbastanza economica, tra l'altro pure in offerta su Amazon. Questo è il prezzo di listino ufficiale che vedete sul sito della Ego, quindi se andate a scartabellare da qualche altra parte, magari lo trovate a meno. Detto questo, io spero di avervi detto tutto. Se ci sono domande, curiosità, potete scrivermele qua sotto nei commenti, io vedo di rispondervi nel più breve tempo possibile. Come vi ho detto, in generale, a me questa motosega è piaciuta veramente tanto. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.